Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Nuovo tutorial, il primo del 2025, quindi vi auguro tanti auguri di questo nuovo anno, nella speranza che sia sempre pieno di salute per tutte quante noi. Magari un pizzico anche di fortuna non ci guasta, è vero? Allora, quello che vedete è la nuova creatura che ho realizzato, e un gilet con le tasche. Le tasche laterali, volendo, si possono fare o no a seconda di quello che volete, non è difficile da fare, è eseguito a pannello, quindi praticamente il pannello dietro e due pannelli davanti chiusi insieme, quindi molto facile. Volendo potete o no realizzare la scollatura come ho fatto io, potete semplicemente fare i due pannelli e poi chiuderli. Con questa sequenza di punti, se vi piace, potete realizzare delle copertine, quindi diciamo può servire anche per quello. E attenzione, io l'ho fatto gilet, ma è ovvio che aggiungendo le maniche potrebbe diventare uno splendido cardigan. Vi faccio vedere anche il dietro, penso che l'avete visto anche indossato su di me. Ok, e il dietro, come dicevo, appunto è un pannello e guarda, è una sequenza di punti che amo, proprio mi piace tantissimo questa sequenza e spero che piaccia anche a voi. Tra l'altro lo potete realizzare anche da uomo, ovviamente scegliendo le tonalità e le tinte che più piacciono ai vostri ometti e, ovviamente la bottonatura messa nel modo giusto, ovviamente. Eccola qua. E quindi io lo utilizzerò in questo periodo con il maglioncino a collo alto, però subito dopo, sicuramente avete visto la foto, potete utilizzarla con una camicetta sotto e via. Quindi andiamo subito al tutorial a vedere che cosa ho utilizzato. Buona visione! Allora, per prima cosa vi spiego cosa andremo a realizzare, cioè in che modo andremo a realizzare questa nuova creatura. Perché vi dicevo che va bene per tutte le taglie senza calcoli? Perché in questo caso andremo a lavorare dei pannelli, ma non in questo verso, quindi per la larghezza, ma bensì per la lunghezza. Quindi partiremo da questa parte o da questa e scenderemo giù con una serie di catenelle. Ok, quindi andremo a fare l'altezza della nostra creatura. Quindi ciò che devi fare tu è semplicemente fare delle catenelle. Questa sequenza si lavora con un multiplo di 2, una serie di catenelle, quindi gruppetti da 2, 2, 4, 6, 8, 10 e arriviamo alle catenelle che ti servono per raggiungere l'altezza, quindi dalla spalla fino a giù, quindi l'altezza che a te servirà per questo capo, ok? È molto semplice. Da qui invece andremo avanti per arrivare dall'altra parte del nostro corpo e chiuderemo e stiamo parlando del pannello dietro, quindi lavoreremo per prima cosa il pannello dietro. Come vedi è veramente semplice. Ora ti spiego quali sono i passaggi, quante catenelle ho messo io, che tipo di filato ho utilizzato e procederemo. Quindi ti ho spiegato che noi partiremo per l'altezza del nostro capo, ok? Quindi non per la larghezza, ma per l'altezza, quindi sarà facile arrivare al numero di catenelle che a te serve. Il numero di catenelle che ho realizzato io sono 78, ok? Ho utilizzato questo filato che è il Fairyland della Temu. Il colore, l'ho scritto, è 1166. Lo lavorano, consigliano dal 2,5 al 4, ma io in questo caso lo lavorerò con il 5,5 iniziale e poi il 5 perché lo voglio morbido. E
cosa contiene, com'è questo filato, cosa ha come fibre? Ha del cotone al 60%, acrilico il 30% e lana 10%. Vi assicuro che è caldissimo e questo è un tipo di filato che va bene anche per chi non sopporta la lana, ok? E comunque è molto caldo. Io ho realizzato tantissime sciarpe da fare regali per Natale con questo filato e il Colorful, e vi assicuro che, a parte il fatto lo splendore proprio delle sfumature, ma vi assicuro che sono veramente calde perché ne ho io, ne ho fatte anche per mio marito e tutti coloro, i miei parenti, gli amici che hanno ricevuto queste sciarpe mi hanno detto appunto che sono, oltre ad essere morbide, anche molto calde. Quindi parliamo di questo tipo di filato per quanto mi riguarda. Se tu hai un filato va benissimo. Tieni conto di una cosa, ti consiglierei di utilizzare però un uncinetto leggermente più grande dal consiglio che ti danno sulla fascetta. E per esempio se tu scegli di utilizzare, e qui mi consigliano ad esempio, solo per farti capire il mio concetto, così 2,5 sarebbe spropositato, comunque mi consigliano un 4 di uncinetto, infatti 2,5 lo danno per i ferri, un 4 di uncinetto. Io ho utilizzato il 5 in modo tale che il risultato sia soffice e morbido, come tu puoi vedere. Questa è una mia constatazione, quindi io sceglierò l'uncinetto numero 5 e farò 78 catenelle, ma le 78 catenelle non le faccio col numero 5 ma con il 5 e mezzo. Queste 78, solo le catenelle col 5 e mezzo, queste 78 catenelle ti dico anche che lunghezza mi danno. Allora, le mie 78 catenelle mi danno circa una lunghezza di 56 centimetri, quindi io qui ti scrivo che parto con 78 catenelle che mi danno, abbiamo detto, diciamo 56 centimetri, 56 da qui a qui, ok? Io ho una lunghezza di 56 centimetri, la larghezza ovviamente in base al nostro corpo, no? Chi è più magrino lo farà meno ampio, chi è più morbida lo farà più ampio in base, quindi va avanti con la lavorazione. Andiamo a vedere con 78 catenelle, quindi multiplo di 2, andiamo a vedere come si fa questa sequenza di punti. Non vi ho detto che per la mia taglia ho appunto utilizzato 78 catenelle e io ho una 44, ma non è tanto la taglia, no, che dobbiamo l'ho messo dentro il sacchettino così, non è tanto la taglia che dobbiamo visualizzare in questo momento, quanto, come detto, l'altezza del nostro progetto. Quindi tu devi calcolare dalla spalla fino a dove lo vuoi lungo, ok? Quindi la lunghezza. Fin dove lo vuoi lungo, se lo vuoi cortino ne farai la metà, e se lo vuoi più lungo ne farai di più. L'importante è che tu ricordi che è un multiplo di 2. Ok, quindi partiamo, io lavorerò con l'uncinetto 5 ma parto con il 5 e mezzo per fare in modo che non mi tiri poi la catenella sul lavoro. E quindi andiamo a fare la prima delle 78 catenelle per quanto riguarda me, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 e andiamo avanti fino a 78. 76, 77 e 78. Ok, questa è la nostra 78esima catenella. Se ne vuoi fare di più, tu guarda se ti basta come fila di catenelle per l'altezza o la lunghezza, ecco, del tuo progetto, altrimenti aggiungine 2 alla volta o togline 2 alla volta, ok? È un multiplo di 2. Quindi io sono alla mia 78esima. A questo punto devo aggiungere 3 catenelle, 1. Scusami, prima di aggiungere le 3 catenelle cambia l'uncinetto, quindi torna a quello che hai scelto. Io ho lavorato fino adesso la mia catenella col 5,5, ora torno con il mio 5 e vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ho tenuto il dito sulla mia 78esima, vedi è la quarta catenella. Torna indietro di 1, quindi ne hai 1 a partire dall'uncinetto, 1, 2, 3 e 4. Nella quinta catenella, quindi questa, vai a fare la prima maglia alta. Ok, ora su tutte le catenelle di base farai una maglia alta. In totale, per quanto riguarda me, ne avrò 78 e prenderò la catenella nel filo alto, questo, non qui, ma vado nel filo alto e vado a fare una maglia alta per ogni catenella di base e in totale controllerò e ne avrò 78. Ok, continua così fino a terminare tutta la fila. Ok, abbiamo fatto le nostre 78 maglie alte o quante maglie alte avete scelto di fare. Vi consiglierei di scrivervelo da qualche parte quante catenelle fate per il dietro, perché poi ci occorrerà per fare anche le parti del davanti. Ok, quindi scrivete quante catenelle avete utilizzato, di conseguenza avrete sempre ogni giro le stesse maglie. Ok, se volete prendete adesso un marcapunto per vostra comodità. Allora andiamo a fare 2 catenelle e giriamo il nostro lavoro. Filo sull'uncinetto, ovviamente la prima non la posso lavorare perché ho già questa maglia, vado su quella successiva, quindi questa è già lavorata, vado su quella successiva e vado a fare una maglia alta chiusa, cioè praticamente questa. Quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio per la seconda volta e chiudo tutte e 3 le maglie. Ok, filo sull'uncinetto, salto una maglia e vado in quella successiva, mezza maglia alta, entro di nuovo nello spazio e chiudo tutte e 3 le asoline insieme e vado avanti così, salto una maglia, vado nella successiva come per fare una maglia alta, ma chiudo tutte e 3 le asoline insieme e questo lo faccio 2 volte in ogni maglia. Salto una maglia, vado in quella successiva e via. Quindi salto una maglia, vado nella successiva come per fare una maglia alta, ma chiudo tutte e 3 le asoline insieme e rifaccio la stessa cosa nello stesso spazio. Così. Salto una, vado in quella successiva, chiudo le 3 asoline, rientro nello stesso spazio e chiudo tutte e 3 le asoline. Salto una,
il segnapunto, mi sono dimenticata del segnapunto, lo dobbiamo mettere qui, cioè praticamente questa è la prima e questa è la seconda catenella, la metteremo sulla seconda catenella, mi sono dimenticata. Ok, quindi vai avanti in questo modo come ti ho mostrato per tutto il giro, quindi questo si ripete. Sto arrivando alla fine del giro, salto una, salto una e vado nell'ultima, che sarebbe la prima, le 3 catenelle, no? Che avevamo iniziali, vado proprio sulla testa, proprio qui. Entro, prendo il filo e chiudo. E abbiamo finito così il nostro secondo giro. Andiamo avanti col nostro terzo giro. Quindi facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Ok, allora sulla seconda catenella, se vuoi e ti aiuterà secondo me, metti il marcapunto sulla seconda catenella che abbiamo appena fatto. Ok, allora filo sull'uncinetto, adesso guarda, devi andare in questo punto, quindi salterai questo spazio, salti le 2 maglie e vai nello spazio tra questa maglia e questa, quindi qui, entri, prendi il filo e chiudi. Di nuovo filo sull'uncinetto, entri, prendi il filo e chiudi. E si forma una X. Di nuovo entri e chiudi, entri e chiudi. Quindi il movimento è questo: prendo il filo, vado oltre la coppia, che è questa la coppia, vado oltre, riprendo il filo e chiudo tutto insieme. Poi di nuovo riprendo il filo, entro nello spazio precedente, quindi fai questa torsione, entri nello spazio precedente, prendi il filo, morbidamente chiudi tutto insieme. Quindi è salto questa coppia, entro nello spazio, prendo il filo, tutto morbido quando devi lavorarlo, e chiudi tutto insieme. Prendi il filo, vai praticamente nello spazio che abbiamo saltato, qui l'abbiamo lavorato, torniamo indietro, facciamo un incrocio, quindi qui prendo il filo dietro, tiro su, vedi come lo sto tenendo morbido, e poi chiudo. Quindi è così, e tornando indietro in questo spazio è così, e si formano questi incroci bellini, vero? Quindi saltiamo questa coppia, andiamo qui, prendo il filo e lo chiudo insieme, chiudo tutte e 3 le asoline insieme, poi entro nello spazio precedente, quindi vedi me lo porto proprio dietro, qui prendo il filo dietro, lo porto ad altezza e chiudo. È ovvio che se io dovessi tirare, per esempio adesso ecco, se io tiro mi viene una cosa del genere, e lo sentiresti e lo vedresti anche tu, poi ti tira tutto il lavoro, vedi che differenza che c'è tra questo tirato e questo morbido. Quindi tu devi
in questo caso proprio lavorarlo in modo leggero, proprio morbido, morbido, morbido. Non deve tirare. Ok, andiamo avanti così. Quindi l'incrocio sopra la coppia ed è il nostro terzo giro. Sto arrivando alla fine del mio terzo giro, quindi finiamo insieme. L'ultimo incrocio. Ok, ecco dove c'è il segnapunto finale, quindi nella seconda catenella faccio una mezza maglia alta. Ok, abbiamo iniziato con 2 catenelle, finiamo con la mezza maglia alta. Togliamo il segnapunto. Adesso facciamo una sola catenella e giriamo il lavoro. Questo sarà il nostro quarto giro. Abbiamo fatto la catenella, abbiamo già fatto la catenella, quindi entriamo nella prima maglia che è questa, ma non in questo modo, bensì gira leggermente, vedrai questa parte diciamo esterna della parte superiore della nostra maglia alta. Vedi questa è impossibile perché da qui esci con il filo, quindi la prima è questa. Entri e fai una maglia bassa. Proprio qui ti fermerai e metterai proprio dove c'è la prima maglia bassa il segnapunto, così. Ok, così sai qual è l'ultima maglia bassa. Ora ripeto, il lavoro normalmente lo teniamo così, ma in questo caso io devo andare a prendere questa parte esterna della maglia. La maglia quindi non la lavoriamo qui, ma la lavoriamo qua, qui su, in questa parte qui. Quindi esterna. Prendo il filo e faccio la maglia bassa. Entro, prendo il filo, maglia bassa. Entro, prendo il filo, maglia bassa. E continuo così per tutte le maglie che trovo in questo giro, che per quanto mi riguardano saranno sempre 78. Ops. Ok? Quindi devi lavorare questa maglia esterna, questa, nella parte sopra, questa. E stiamo lavorando tutte maglie basse. Lavora così tutto il giro. Sto finendo il giro delle mie maglie basse, quindi vado avanti senza perderne nessuna. Ok, attenta perché ce n'è un'altra qui, vedi perché è importante, ho lavorato fino all'ultima, ma qui ce n'è una, questa. Quindi entro dove c'è il segnapunto
e faccio una maglia bassa. Ovviamente tu adesso controllerai, in questo caso, se hai tutte 78, nel mio caso, maglie basse. Fai un conto, lo so, è una perdita di tempo, però è importante per sapere se stiamo andando nel verso giusto. Quindi conta quante maglie basse hai adesso. Ok, ho contato anch'io e ne ho sempre 78, quindi non ho perso nessuna maglia. Mi raccomando, controlla anche tu. Allora, i giri che abbiamo fatto sono 4: 1, 2, 3 e 4, e saranno sempre questi 4 giri che formeranno il nostro disegno, quindi la sequenza l'abbiamo fatta insieme. Ora riparterai dal primo giro, quindi il giro delle maglie alte. Quindi puoi togliere il segnapunto, fai le 3 catenelle di inizio perché parliamo di una maglia alta, quindi la sostituta equivale a 3 catenelle, e poi questa, ovviamente, questa maglia, vedi da dove parte la catenella è già lavorata, quindi non devi più lavorarla questa, quindi vai in quella successiva e la prendi normalmente, quindi vai a fare una maglia alta, e da qui in poi sarà una maglia alta su ogni maglia bassa. Ricorda, per tua comodità, che nella terza catenella, quindi questa è la prima, seconda e terza, metterai il segnapunto. Se tu lo metti sempre non hai difficoltà a trovare la prima e l'ultima maglia. Fatto questo, quindi abbiamo iniziato insieme e finirai con l'ultima delle 78 per quanto riguarda me maglie alte, e continuerai a fare sempre questa sequenza di punti che sono 1, 2, 3, 4. Questa già fa parte della prima, prima, seconda, terza e quarta, poi di nuovo prima, seconda, terza e quarta. Quindi insieme abbiamo fatto la sequenza. Ora andrai avanti con questa sequenza fino ad arrivare ad avere un pannello che è quello della nostra schiena. Aspetta che lo giriamo nel modo giusto, che è questo, un pannello che vada bene per la tua dimensione, ok? Quindi avremo la parte laterale che stiamo facendo, scusami, ma sono raffreddata, l'avrei già capito. La parte, diciamo, della lunghezza, che è quella che abbiamo fatto insieme. Noi ci siamo fermati qua insieme e avevamo iniziato insieme questa, quindi tu ripeterai questa sequenza tante volte, quante volte ti occorrerà, per arrivare alla larghezza che ti occorre del tuo cardigan, ok? La larghezza, quindi io intendo, siamo partiti da qui e stiamo andando in questa direzione, quindi quando arriverai alla larghezza che a te serve ti fermi, ok? Buon lavoro. Dimenticavo, ovviamente, se non ricordi la sequenza, torna dal principio, ok, del tutorial, così lo rifacciamo di nuovo insieme finché non riesci poi da sola a fare la sequenza che abbiamo fatto finora, ok? Andiamo avanti. Allora, quando siete andati avanti, quando sei andata avanti o sei andato avanti per la larghezza che ti occorre, e la mia, adesso ti dico anche qual è la mia, ok, ognuno avrà la larghezza, no? che le occorre. Io ho una larghezza di 44 centimetri, larghezza, ok, stiamo parlando di, ti sto facendo vedere la larghezza, quindi questa parte qui. Io come lunghezza ho fatto 56 centimetri e larghezza 44, anzi lo scrivo come larghezza 44 centimetri, larghezza, quindi da qui a qui 44 centimetri.
lunghezza 56. Ok, quando siamo arrivati alla larghezza desiderata, tu vai avanti quante volte vuoi e ti fermi. Puoi staccare il filo se vuoi o no, come ho fatto io non l'ho ancora staccato perché poi alla fine controllo se va tutto bene. E devi fare questo, cioè devi stabilire quanti centimetri devi tenere per le spalle e quanti per lo scollo. Ok, ti dico quanto ho tenuto io. Quindi da qui a qui sono 15, perdonami, sono 14 centimetri, ovviamente 14 saranno qui e qui sono circa 15. Quindi abbiamo, vediamo se riesco a scrivere qua sopra, la spalla 14, l'altra spalla 14 e qui abbiamo 15. Ok? 14, 14, quindi più o meno, non devi proprio essere, cioè non devi proprio farla come la mia, attenzione, perché ognuno ha le proprie misure. Dividilo in 3, ecco, se vuoi puoi dividere in 3 quello che ti rimane nella parte sopra e metti dei segnapunto. Perché? Perché adesso andiamo a fare le due parti. Per quanto mi riguarda, eventualmente puoi fare un altro pannello uguale e chiuderlo lasciando l'apertura delle maniche, ok, e chiuderlo e fai un allora, purtroppo è la seconda volta che mi capita di eliminare una parte del tutorial. Io non riesco a capire anche questa volta come è successo, però va bene. Ritorno in registrazione. Allora, tenete conto che ho già finito il mio gilet, ma mentre montavo i pezzi mi sono resa conto che mancava proprio una parte. Allora, la parte che manca è la seguente, ora te la spiego perché comunque era teoria, non era in pratica. Ciò che devi fare quando hai terminato il pannello dietro è quello di iniziare nello stesso identico modo uno dei due pannelli frontali. Perché? Perché andiamo a fare appunto la parte avanti destra e la parte avanti sinistra. E quindi da quello che appunto ti ho già spiegato, devi suddividere il pannello dietro in 3 parti. Io più o meno ti ho dato le mie misure, che tra l'altro quelle che ho preso non coincidevano con la larghezza del sotto, ma è semplicemente perché la larghezza del sotto l'avevo presa bene, la larghezza delle divisioni sopra con il centimetro l'avevo presa un pochino non troppo bene. Comunque l'importante è che voi dividete il pannello dietro in 3 parti. 2 parti saranno della spalla e una parte della parte centrale, che è quella del nostro scollo, dove ci sarà il nostro collo. Ok, quindi decidi tu quanto terrai per lo scollo, il resto lo dividi per le spalle. Molto semplice. Fatto questo, hai messo il segnapunto, ricomincia un nuovo pannello, uno dei 3 che andiamo a fare, perché vanno iniziati tutti e 3 nello stesso modo. 3 perché 1 è retro e 2 sono il pannello destra davanti, il pannello sinistra avanti. Ok, a meno che non lo vuoi far chiuso, ma quello è un altro discorso di cui ti ho anche parlato. Quindi quando sei arrivata a questo, ricomincia un'altra volta e decidi anche, tu vai avanti tot giri, io ho fatto 1, 2 e 3 sequenze e poi ho iniziato a fare il taschino, che questo te lo faccio vedere adesso, l'apertura del taschino. Più che altro decidi dove vuoi fare l'apertura del taschino e quanto lo vuoi aperto il taschino, ok? Quindi questa è una decisione che devi prendere tu, dove posizionarlo. Io l'ho posizionato abbastanza in alto, però puoi posizionarlo anche un po' più in basso. Decidi tu dove posizionarlo, ok? Quindi quello che devi fare, ripeto, è quello di riprendere di nuovo e fare un altro pannello
ovviamente decidi la distanza, io ti dico anche la mia se vuoi, è sempre più o meno, io dalla fine, tieni conto che l'ho già cucita qui, quindi potrei anche darti delle misurine, ma solo per darti un'idea. Vedi, io ho smesso a 11 centimetri dalla 11 centimetri dall'unione. Saranno 12 se non fosse cucita, o 11 e mezzo più o meno, e mi sono tenuta dal bordo, perché poi dopo ho fatto un altro bordino, diciamo dalla fine del lavoro a circa 15 centimetri. Non è poi la fine, perché poi c'è il bordo vero e proprio. Comunque diciamo dalla fine attuale che hai tu, mi sono tenuta a 15 centimetri, ma puoi tenerti anche 10 centimetri, a 8 centimetri, in base proprio a come tu vuoi il taschino che sia più o meno basso. Decidi tu dove posizionarlo, ok? Quindi quello che tu devi fare adesso è semplicemente fare un, al momento, secondo pannello, e poi ce ne sarà un terzo, e esattamente come abbiamo fatto insieme, quindi esattamente con il medesimo disegno, senza fare nessun tipo di aumento, diminuzione, niente, dove poi tu decidi di mettere la tasca, ti fermi e guardi il tutorial, ok? E dopo ci sarà ovviamente lo scollo che andremo a fare sempre insieme, ok? Recuperato. Allora, come dicevo, andiamo prima di tutto a fare il taschino. Quindi sono andata avanti per le ripetizioni che mi servivano per arrivare a fare il taschino. Quindi vediamo un po'. Ok, come vedi. Quindi ho fatto, diciamo, 1, 2 e 3. 1, 2, 3 segmenti, sì, va benissimo. Ora andiamo a fare il taschino, anche se per te questo non basta, o è troppo per iniziare il taschino, comunque sia, inizialo quando devi fare le maglie basse. Perché? Perché se andiamo sulla maglia alta, se qui lo facciamo sulla maglia alta e poi dopo facciamo la lavorazione sopra le catenelle, diventa un po' un disegno particolare. Invece noi lo faremo iniziando a lasciare in sospeso le maglie con il giro delle maglie basse, così il giro dopo ci sarà quello delle maglie alte. Quindi fatelo nelle posizioni in cui voi volete, ma nel giro iniziate questo nel giro delle maglie basse. Ok, se tu non hai fatto ancora la parte sinistra o la parte destra, ovviamente devi, va bene iniziare diciamo il foro per la tasca in qualsiasi posizione, no? Sia un po' più in giù o nella parte alta. E ok, io invece ho già fatto la parte sinistra e devo fare la parte destra. Sono arrivata al punto in cui devo lavorare le maglie basse, quindi nello spazio giusto che ho calcolato devo lavorare le maglie basse, e devo ricordarmi che se lo lavoro qua, la tasca, avrò due destre, due parti destre. Invece io devo fare, non è vero, questa è, sì, la parte destra, invece io devo fare la parte sinistra. Quindi cosa faccio? Giro il mio lavoro in questo modo e prendo la misura, perché se lo devi iniziare la misura l'hai già presa. Io prenderò la misura tenendo i miei segnapunti, così so dove devo iniziare e dove devo finire la lavorazione. Allora, innanzitutto io posso anche contare da qui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e ho fatto 20 maglie prima di lasciare in sospeso. Quindi conto la stessa cosa di qua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi stai vedendo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 19 e 20. Allora io metto il mio segnapunto alla 20ª e so che qui fino a qui lo lavorerò con le mie maglie basse. Poi so che qui ho lasciato 15 maglie, quindi che sono queste che mancano, quindi vado a contare da qui 1 2 3 4, mi vedi sempre, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 e 15. Quindi nella 16ª metto un altro segnapunto, quindi queste sono 15 maglie che sono quelle che mi sono servite per fare il mio foro, vedi, il foro della tasca. Ora, avendo il segnapunto, per me è facile, perché adesso ti tolgo quello sotto. Per me è facile perché io adesso lavorerò da questa parte fino ad arrivare al mio segnapunto e poi ti faccio vedere cosa faccio. Quindi andiamo a lavorare le maglie basse da questa parte qua. Le lavoro come normalmente faccio. Sono troppo vicina, vero? Sì. Ok. Quindi catenella, no, sono ancora vicina, vabbè. Poi entriamo all'esterno, scusami, e andiamo a fare tutte maglie basse fino ad arrivare al marcapunto che noi abbiamo deciso per lo spazio della nostra tasca. Io ti ho fatto vedere le mie misure, ma ovviamente tu sceglierai le tue misure in base a ciò che stai realizzando, e se non vuoi fare la tasca, semplicemente tu vai avanti fino ad arrivare alla spalla, alla dimensione della spalla. Allora io arrivo fino al marcapunto e poi ti riprendo. Ok, sono arrivata al mio segnapunto, vedi? Quindi adesso cosa faccio? Da qui in poi devo lasciare in sospeso queste maglie e quindi vado a lavorare, anzi l'ultima che faccio la prendo normalmente, quindi non faccio questo, ma vado a prendere la maglia in questo modo. Ok, ora vado a fare 15, io ho qui 15 maglie in sospeso e quindi vado a fare 15 maglie, 1 2 3 4, 15 catenelle, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Vado dalla parte opposta e vado a prendere praticamente, vedi, entro totalmente, cioè non come facciamo di solito, ma entro proprio nel punto e faccio la mia maglia bassa. Ok, è un po' come un'asolina, se vogliamo, è come un'asolina. Allora, fatto questo, possiamo anche togliere i marcapunto perché adesso non ci servono più. Fatto questo, possiamo andare a lavorare tutte le altre maglie come abbiamo sempre fatto, quindi le maglie basse lavorate nella parte esterna. E finiamo così questo giro. Prima di andare avanti, lo so che è noioso, però prima di andare avanti a ruota libera, controlla sempre di essere nella giusta direzione, posizione. In questo caso io controllerò di aver fatto il lavoro nel modo corretto. Adesso lo capovolgo perché questa è la direzione. Ciò vuol dire che se la tasca è giù, io devo fare aspettami, ok, come dicevo, se la tasca è giù, questa è la parte dritta, lo vedi sempre da queste maglie che
che sono poi le nostre maglie basse, no? E se la tasca è giù, ripeto, vuol dire che la spalla sarà qua su, quindi magari mettiti un segnapunto per ricordarti che la spalla è su, cioè fai in modo di metterti degli avvertimenti in modo di non sbagliare, fare la spalla magari qua sopra dove c'è la tasca, ok? Perché ci sta, potrebbe capitare, no? Di sbagliarsi. Allora, quindi andiamo a controllare se abbiamo fatto tutto giusto ed eccoci qua. Quindi questa è la mia parte destra, vedi che la spalla ce l'ho già. Questa è la parte sinistra dove che stiamo lavorando adesso, vedi abbiamo appena fatto l'accenno alla tasca e attenzione, ora andiamo a finire la tasca, ovvio, ma fai attenzione alla spalla perché lavorando adesso, pensando di lavorare la tasca, ci dimentichiamo che abbiamo da rispettare anche una spalla, no? Quindi adesso andremo a lavorare la spalla, la tasca. Vedi che per me, per iniziare a fare la spalla, mi manca ancora qualche giro. E adesso togliamo questo e facciamo il giro numero 2 per la tasca, perlomeno per l'apertura della tasca. Adesso dopo le maglie basse sappiamo che dobbiamo fare le maglie alte e quindi questa è lavorata, via. Andiamo a lavorare tutte le maglie alte fino ad arrivare alla nostra tasca. Ok, siamo arrivati alla catenella della tasca, quindi andiamo a lavorare ancora l'ultima e poi lavoriamo le catenelle nella parte alta, quindi le giri e guardi nella parte alta, vai a lavorare le maglie alte. Quindi devono essere, io ho deciso che l'apertura sarà di 15 catenelle e ovviamente lavorerò 15 maglie alte. Poi magari tu l'hai fatta con un filato diverso e ti occorre comunque un'apertura più ampia, meno ampia, lì devi decidere. Io ti faccio vedere come faccio la mia, nella speranza che sia chiara e che la spiegazione e che tu possa realizzare quella che stai realizzando, che magari è una taglia diversa, un filato diverso. Il concetto, ecco, mi interessa farti passare il concetto e farla insieme a te passo passo è un piacere, è veramente un piacere. Quindi spero di essere chiara. Siamo arrivati alla 15ª, non lo so, non l'ho contata, dovrei. Allora, questa non la conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e me ne manca una. Io ho scelto 15 e quindi vado a recuperare le mie 15 catenelle. Salto nella maglia bassa e finisco il giro. Ok? E finisco il giro con le mie maglie alte. Quindi abbiamo fatto insieme anche la parte dell'apertura della nostra taschina. Ora andiamo avanti fino ad arrivare, adesso fai finta che non ci sia questa apertura, ok? Se hai fatto l'apertura per la taschina. Andiamo avanti per la dimensione che ci occorre della nostra spalla. Io ne ho ancora, vediamo. Ah, guarda, mi manca solamente 2 giri e poi ci arriviamo. Ci ritroviamo qui. Allora ti faccio vedere, sono arrivata alla dimensione della spalla che a me va bene, che abbiamo detto essere circa 14 centimetri, sempre circa, perché se io più lo allargo ovviamente più diventa, poi questo è bello morbido. Ok, quindi io sto seguendo quello che già avevo fatto, sono arrivato ad aver completato proprio tutto il giro. Essendo da questa parte, quindi io dovrei girare il lavoro e voglio fare la scolatura, per arrivare alla scolatura ho questo spazio qui, quindi
e fosse per esempio la scollatura da questa come ho fatto qui, quindi nella parte destra, io lavorerei da questa parte, arrivo alla fine e ovviamente non lavoro le altre parti, ma quando farai il lato opposto ti ritroverai come me, quindi che devi lavorare il punto basso, però devi lasciare anche lo spazio per la tua scollatura. Quindi è molto semplice: tagli il filo, ok, sospendi quindi la lavorazione dove sei arrivata, scegli la dimensione della tua scollatura, io l'ho già scelta ed è questa, quindi io so che non devo lavorare per, guardando gli incroci, 1 2 3 4 5 6 7 incroci, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 incroci. Io praticamente parto da qui, quindi per ora lo punto soltanto, poi vado a fare i miei controlli, perché mai fidarsi solo del primo conteggio, è vero? Ok, quindi io dovrei partire qui con il mio giro delle maglie basse, semplicemente, solo che anziché lavorare questa parte lavoreremo solo la parte sotto in giri di andata e ritorno, lasciando questo spazio che diventerà poi questo, vedi, questo spazio qua. Quindi adesso controllo che sia la giusta dimensione, andiamo a contare anche le maglie basse che ho lasciato, quindi 1 2 3, scusa, le maglie basse le contiamo in questo modo anziché con gli incroci: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e qui c'è la quindicesima. Benissimo, e vado a controllare che sia così. Allora abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Perfetto. Allora io però qui 15 e sto partendo, mentre qui no, è giusto, va bene, subito dopo la X, quindi qua. Quindi io sono a posto con la mia scollatura, che mi verrà una scollatura di circa, diciamo, la parte di circa 12 centimetri, 12 circa, quindi tu falla più profonda, meno profonda, in base a quello che va bene a te. Quando hai scelto il punto in cui iniziare la tua scollatura, molto semplicemente riprendiamo il filo, fai tutti i controlli del caso e prima di ripartire riprendiamo il nostro filo, che adesso è messo a nuovo perché hai visto che l'ho dovuto tagliare, e ricominciamo. Io vado anche a nascondere, a fare la nostra sequenza. In questo caso io sto facendo le maglie basse prese dietro. Non devi far altro che continuare a lavorare da questo punto. Questo lo dimentichi, non devi più guardarlo, da questo punto fino ad arrivare giù e torna indietro fino ad arrivare ovviamente all'ampiezza che tu hai deciso di fare, ok? Quindi la spalla sarai tu a decidere che tipo di spalla farai, quanto sarà grande. Ovviamente come è la prima sarà la seconda, perché lo stiamo facendo aperto, ok? E, se per esempio vuoi la maglia, tu facendo solo un pannello ti ritrovi ad un certo punto che lascerai questo tipo di scollatura, vai avanti per tot centimetri per fare l'apertura, poi riprendi le maglie che hai lasciato, in questo caso ho detto 15 se non sbaglio,
riprendi, fai 15 catenelle, ok? E poi dopo lavori in giri di andata e ritorno su tutto il resto della maglia, su tutta l'altra metà della maglia, e quindi farai la maglia chiusa. Io invece devo farla aperta e quindi vado a lavorare i giri da questo punto dove abbiamo iniziato fino ad arrivare alla fine, poi vado avanti in giri di andata e ritorno finché non arrivo alla metà del mio lavoro. Ok, quando abbiamo le tre parti, quindi la parte della schiena più le due parti del davanti, dobbiamo andare ad unirle. Quindi iniziamo a tenere la parte della schiena dritto verso di me, verso di voi, ok, in questo modo. Poi prendiamo l'altra parte, ok, che è un lato, e mettete il dritto contro il dritto, quindi dritto con il dritto, quindi tu stai guardando il rovescio in questo momento, ok? E andiamo a cucire le parti. Ok. Per far sì che la cucitura sia morbida, perché tendenzialmente quando andiamo a cucirlo con l'ago o con l'uncinetto, come io normalmente faccio, cioè che chiudo e cucio con l'uncinetto, si tende a stringere un po'. Allora io cosa faccio? Ho lavorato, lo sapete, sempre con il numero 5, vado a fare la cucitura con il 5,5, così tira un pochino meno. Se vuoi provare anche tu, altrimenti utilizza o l'ago, quindi cucitura ad ago, o altrimenti utilizza l'uncinetto che hai sempre utilizzato, ok? Io provo a chiuderlo con il 5,5. Quindi mettiamo pari come ti ho detto, il dritto e contro il dritto, quindi stiamo lavorando a rovescio, e andiamo a chiudere in questo modo, cercando di lasciare da questa parte un tot che sarà quello che tu deciderai per la manica, cioè la manica per lo scalfo, ok? Quindi da dove uscirà il nostro braccio. Io per ora ti mostro come io lo chiudo, poi deciderai tu quale chiusura utilizzare. Quindi vado a prendere la prima maglia, che è questa, entro e entro anche nella maglia della parte opposta, cioè del pannello del davanti. Ok, prendo il filo e lo porto dentro. Io faccio normalmente una torsione, tu chiudilo come meglio sai fare. Poi, ok, ti metti in posizione e iniziamo a prendere. Allora, devi fare attenzione di prendere le stesse maglie. Questo è importante, quindi la maglia, prendiamo tutte e due le asoline, la prima maglia di qua, la seconda anzi maglia di qua e la seconda del pannello, quindi la seconda del dietro e la seconda del pannello avanti. Ok, e chiudiamo. Andiamo nella terza e la terza del pannello avanti, prendile tutte e due. Anzi, possiamo anche semplicemente chiudere con una maglia bassissima. La prima va benissimo così. Quindi facciamo maglie bassissime. Quindi la quarta, ok, e chiudi. Tieni comunque morbido e non approfittare del fatto che abbiamo utilizzato un uncinetto più grande, però tieniti comunque morbida perché altrimenti ti tira lo stesso. Diciamo che l'uncinetto più grande ti aiuta, ok?
però se tiri, tiri anche con questo, quindi deve rimanere comunque morbido. Quindi come vedi, con molta semplicità andiamo a cucire la nostra parte, che preferisco cucirla ad uncinetto, ma è una cosa mia, ok? Si può cucire tranquillamente con ago e filo. Ok, cucendola in questo modo avrai la cucitura così sulla parte del davanti. Vai avanti in questo modo, quindi cucendo questo lato, quindi il lato, diciamo, aspetta, guardandolo al rovescio diventa il lato destro, ok, diciamo il lato destro, fino ad, io adesso non so quanti centimetri, normalmente sono 16, fammi vedere qui, 16 centimetri, magari metterò 16 centimetri per lo scalfo. Io penso che terrò un 16 centimetri circa. Comunque se tu chiudilo fino a che ti va bene come uscita del tuo braccio, ok? In questo modo. Poi taglia il filo, qui non lo lavori e vai a cucirmi la spalla. La stessa cosa la farai dalla parte opposta e poi ci ritroviamo. La spalla la sto chiudendo così perché ovviamente avrete i punti messi in orizzontale, no? E quindi io faccio 2 maglie bassissime nella maglia alta orizzontale e poi vado a prendere questa maglia bassa e la confronto con l'altra e vado con la maglia bassissima, poi in questa barretta della nostra maglia alta io cerco di entrare da una parte e di entrare, chissà se hai visto, e di entrare anche dall'altra parte a specchio, ok, poi prendo il filo e lo porto all'interno e quindi qui ne faccio 2, entro, poi entro dalla parte opposta, prendo il filo e lo porto dentro, idem, quindi maglia alta da questa parte e maglia alta da questa, cioè prendo la maglia alta, scusami, e poi entro e di nuovo, perché ne faccio 2 quando c'è la maglia alta, eccolo, lo prendiamo meglio, ok, e qui c'è questo buchino che equivale, quindi devi cercare tu stessa di trovare il modo di chiuderlo, ok, vedi, in questo punto va bene una maglia bassissima, sulla barretta della maglia alta me ne fai 2 maglie bassissime, quindi va così, entri anche dalla parte opposta, prendi il filo entri, prendi il filo e lo porti all'interno e di nuovo entri, perché dobbiamo farne 2, occhio di andare nello stesso punto anche dalla parte opposta, tieni morbido e chiudi. E qui abbiamo la maglia bassa, entriamo, ok, e così proseguirai. In questo modo ovviamente sarà perfetto, cioè prenderai bene, io continuo a sbattere questo sulla telecamera, prenderai bene sia la parte della schiena che quella della nostra spalla e la chiusura rimane bellissima. Ok, siamo arrivati ad aver chiuso tutto il gilet, quindi i laterali li abbiamo chiusi, abbiamo chiuso le nostre spalle e adesso andiamo a realizzare la nostra taschina.
Allora, voglio farti capire questo. La taschina deve essere lavorata nel retro, questo è il davanti, nel retro sulla parte esterna, non interna, cioè non da questa parte dove poi arriva l'apertura del davanti, ma nella parte, vedi, quella che va verso l'esterno, non in quella interna, quindi in questa parte qua, ok? Quindi tu semplicemente apri, vedi, questa è l'apertura e devi prendere questa parte qui, questa, che è quella che va, diciamo, verso la schiena. Io qui avevo lasciato 15 maglie, 15. Quello che vado a fare adesso è 15 maglie, quindi vado a riprendere 15 maglie che sono quelle che ho lasciato in sospeso, più 4, quindi più 2 da una parte e più 2 dall'altra, quindi sono in totale 19, ok? Quindi 15 più 2 più 2, ti faccio vedere. Allora, queste sono le nostre 15 maglie, queste, aspetta che mi metto meglio, queste sono le nostre 15 maglie. Andiamo a lavorare queste due maglie sia da una parte che dall'altra, quindi vai a prendere questa maglietta qui, questa, e blocchiamo il nostro filo. Lo porti all'interno, ok, e adesso rientro un'altra volta e faccio la mia maglia bassa, e quindi qui ho una maglia, ok. Sono scomoda, come mai? Aspetta che mi metto un po' più comoda, ok, va meglio. Allora poi prendiamo anche la seconda, sempre in questa parte, vedi che c'è questa specie di dosso, ecco, andiamo a prendere anche questa, ok, e facciamo la nostra maglia bassa. Ora dobbiamo lavorare tutte le maglie basse, quindi partiamo da questa, quindi dove c'è già tutta la lavorazione io parto da questa e inizio a lavorare le maglie basse, quindi vado avanti fino ad averla completate tutte. Quando hai lavorato tutte le maglie basse, una su ogni maglia che ti trovi, vai a fare l'ultima che è proprio in questo punto, quindi dove c'è proprio l'unione, ok, e me ne aggiungi due e andiamo a vedere dove sono i dossi. Eccoli qua, uno è qui, quindi qui, e uno è qui, quindi qui. Perfetto, ora non rimane che girare il nostro lavoro, metterci in posizione tale da lavorare comodi, tiri su una catenella e rientra nella prima e vai a lavorare tutte le maglie basse che hai fatto in base all'apertura ovviamente che avevi
e alle maglie che hai lasciato per la tua taschina. La mia è proprio una piccola taschina, però magari voi avete fatto una bella tasca comoda, ok? Quando hai finito il giro torni indietro, torni indietro e torni indietro fino ad aver fatto una certa altezza che adesso ti mostro. Ovviamente stiamo lavorando, vedi, abbiamo agganciato le maglie sul rovescio. Mi è venuto il dubbio di non averlo detto. Allora, prima di andare a riascoltarmi, visto che siamo ai primi giri, te l'ho voluto dire. Ci siamo agganciati ovviamente sul rovescio. Vedi, quando finisci il giro, ovviamente cosa farai? Lavori fino all'ultima maglia bassa, poi tiri su una catenella, giri il lavoro e dove hai messo sulla catenella, ok, riposizionati, nello stesso punto riparti con una maglia bassa, ok? Adesso tiro su un po' di maglie e ti faccio vedere dove io mi fermo. Bene, io sono andata avanti fino ad arrivare all'ultimo motivo, ok? Quindi voi dal dritto vedrete questo, ok, questo dal dritto, e questo è il rovescio. Ora dobbiamo cucire la nostra tasca, quindi io ho lasciato un filo troppo corto, se voi lo lasciate un po' più lungo sarebbe meglio. Prima di andarla a cucire blocchiamolo un attimo, così siamo sicure o sicuri comunque di andare a cucire bene, più che altro da questa parte, ok, e da questa. Per il resto poi si mette a posto da solo, ok. Ok, va bene, io ho un filo piccolo, quindi ne prendo un altro. Mi scappa, mi scivola. Ok, vediamo se ci stai. Ci stai? Prendiamo un altro filo. Con l'ago e filo, lo chiudo qui. Preferisco in questo caso. Ok, possiamo iniziare. Voglio tenere questa linea, questa qua sopra, così. Quindi partiamo da qua. Certo. Devo tirare quello giusto, ok. Blocchiamo un attimo il filo. Bene. Allora, vediamo un po' se lo blocco qui. No, lo voglio bloccare sotto, quindi prima di questi due, così. Vediamo, tu fai le prove, prova a vedere dove ti piace bloccarlo, che io lo bloccherò sulle maglie alte e cerco di prendere la maglia e ovviamente verso di me, tipo questa, ok? E poi entro nella mia taschina. Non tirare troppo, quindi le maglie verso di me, senza tirare. Facciamo prima questa.
mi guardo bene, posso prendere anche 2. L'importante è che siano le maglie interne, cioè che non si veda esternamente, no? Che stiamo facendo la cucitura, vedi che non si veda. Quindi prendo una, guarda che pasticcione, ok. Ok, vai avanti così a cucire la tua tasca cercando di andare dritto, ovviamente, e poi continuerai ovviamente per il lato. Staccherai, anzi, quando siamo qui insieme, vabbè, c'è da staccare il filo, riprenderlo da questa parte, niente di che. Allora, premetto che io con l'ago sono una frana, quindi voi sicuramente sarete molto più brave di me, però il risultato non mi dispiace, è abbastanza invisibile, questo è il retro e questo qui sarà il davanti. Quindi io ho una micro taschina qui sul davanti. Allora, qui devo tagliare il filo. Ok, adesso dobbiamo, ovviamente ci sono 2 taschine. Ok, e come vedi sparisce molto bene. È proprio una piccola taschina. Certo, se la facciamo un po' più spostata, un po' più, possiamo farla anche di dimensioni diverse. Io volevo proprio fare una piccola taschina e mi piace così com'è. Però ripeto, lo sapete che potevate spostarla un po' più giù, un po' più su, a seconda di dove lo volevate. E ora ci rimane il bordo. Il bordo, allora, per quanto riguarda il bordo, io sono molto indecisa. Nel momento in cui mi stai ascoltando, ho già provato a fare il bordo quello 1 a 1 nella parte sotto per poi vedere nella parte sopra il collo e non è che molto mi sia piaciuto. Magari a voi piacerebbe di più, però devo fare un qualcosa che in primis piaccia a me, nella speranza che piaccia anche a voi. Stavo pensando al punto ondina perché un pochino lo ricorda, è molto facile da fare, quindi penso che anche per voi sia molto semplice. Al momento sono ancora molto indecisa, vedremo che cosa deciderò, quindi adesso faccio un po' di mente locale, vedere cosa posso fare che possa piacere sia a me che a voi e andiamo, poi vi faccio vedere. Provando questo, è una leggera variante del punto ondina. Allora, cosa si fa? Si parte con una maglia bassa, quindi parti proprio dalla, questa è la lunghezza, quindi parti con una maglia bassa, fai finta che sono nell'angolino, proprio qui, con una maglia bassa, poi fai 3 catenelle, prendi il filo, vai nella prima, vedi qui dove si aggancia, nella prima e nella seconda, queste sono le 3 catenelle, quindi 1 e 2, prendi il filo e chiudi tutto insieme, quindi una mezza maglia alta. Rifacciamo la stessa cosa, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nelle stesse asoline e chiudiamo. Lo facciamo per 3 volte. Non so se può piacerti.
e 3. Poi appoggia la tua, diciamo, specie di ondina, simile ondina, appoggiala al lavoro, ti dirà lei dove inserire l'uncinetto, vedi? In base alla posizione inserisci l'uncinetto. E vengono fuori questi quasi non so come definirla, non mi dispiace, è in tono, secondo me, è più in tono che farlo normalmente, poi adesso bisogna vederlo nel complesso, come viene, però non mi dispiace, comunque per farla è questo il modo. Dopo la maglia bassa fai le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entra in questa asolina più quella della maglia bassa, questa, prendi il filo e chiudi tutte e 3 insieme e lo rifai per 3 volte. Quella è una volta, entri nello stesso punto e chiudi insieme, di nuovo nello stesso punto e chiudi insieme. Quando hai finito questo, guarda dove puoi poggiarti con la tua ondina. Vedi? Lui ti segna qui, e fai la maglia bassa e ricominci. Quindi è molto molto semplice. 1, 2, 3, questa parte più quella sotto, prendi il filo, fallo passare internamente alle 2 che abbiamo preso e chiudi tutte e 3 le asoline. Lo rifai per altre 2 volte. Penso che questo sia il più semplice bordo che possiamo fare, ma che dà quel tocco particolare. Penso di sì, provo ad andare avanti, mal che vada te l'ho fatto vedere, eventualmente non dovessi farlo io, lo potresti fare tu. Io intanto vado avanti così. Allora, vedi, mi piace l'effetto che fa, però non c'è niente da fare. Io tornerei al 1-1, quindi al bordo classico, però non mi dispiace come bordo, perché uno è molto facile, scusami, sto riprendendo, molto facile, abbellisce, lo differenzia, però non lo so, non sono convinta. E quindi se vuoi farlo, ok, ti ho fatto vedere, poi ovviamente questo bordo lo farei in tutta il perimetro, no? In tutte le parti, compreso il giro del collo, la scollatura, seguendo semplicemente questo. Io invece lo disfo e torno alle origini, quindi vado a fare il bordo sotto e poi dopo vediamo se fare anche il bordo sopra e poi fare il bordo nelle aperture sul davanti, ma per ora partiamo col bordo sotto. Quindi riparto, quindi tu ovviamente sceglierai quello che più ti piace. Riparto semplicemente con la mia maglia alta e farò un giro di maglie alte, anche se mi ritrovo con le maglie messe in modo particolare, ok? Quindi io cosa farò? La prima maglia alta l'ho piazzata qui, dove ho questo spazio, vedi dove ci sono le maglie messe per obliquo, farò 2 maglie alte, quindi una qui e una qui, ok? E stessa cosa la faccio qui, quindi a questo punto la metto una qui e una la metto qui, ok? Questa è una mezza maglia alta, quindi me ne va una soltanto, cioè quella sotto era una mezza maglia alta, anche questa è una mezza maglia alta, ne metto una soltanto. Questa invece è
è una mezza maglia alta, quindi me ne va una soltanto, quindi fai attenzione, dove c'è la mezza maglia alta ne metti una, vedi, una soltanto, dove c'è la maglia alta ne mettiamo due. E comunque sia, quando fai questo, cioè nel senso che questa è mezza maglia alta, quindi me ne va uno, tu fai appunto come ti sto mostrando, allora questa me ne va una soltanto e controlla sempre che vada bene. Questa è una mezza maglia alta, quindi me ne va una, ok, questa è una maglia alta e quindi me ne vanno due. E scusami, dicevo, quando fai questo, cioè che ripristini praticamente la bordura, fai sempre attenzione che di non avere troppe maglie che poi ti viene in questo modo o troppe poche in modo tale da... Quindi cerca di vedere tu cosa trovi sotto e quante maglie inserire. Per esempio, questa è una maglia bassa, quindi io ne metto una soltanto. Ok, poi questa è una mezza maglia alta, vedi dove c'erano le due e me ne va una soltanto. E tu man mano che fai questo controlla, se vedi un buco così che non ti piace, semplicemente ritorna indietro e ne fai uno in più. Cioè devi trovare tu il modo di riempire i vuoti, ma facendo attenzione che non ce ne siano troppe o troppe poche. Questa la salti, questa è la maglia alta, quindi qui ne metti due. Ok, quando hai finito tutta la parte sotto, perché è ampia la parte sotto, solo la parte sotto, dove devi lavorare in questo momento, fermati anche solo al primo giro, ti fermi un attimo e se hai il manichino lo provi sul manichino per vedere se sta andando bene, se hai messo le maglie giuste, eccetera, o se ti dà dei... ehm, scusami, se ti fa dei difetti, a quel punto cerca di correggere dove il difetto c'è. Ma se più o meno fai come ti mostro, quindi dove vedi la maglia bassa, mi farai la maglia bassa, poi salti i nodi che trovi, vedi questi nodi li salti e vai dove c'è la mezza maglia alta e me ne fai una. Se fai così non dovrebbero esserci problemi. Se vedi che torna il buco vuol dire che siamo troppo lontani e allora gliene piazziamo un'altra, così, ecco, vedi? E così stiamo andando bene. Io ora farò tutta la parte con solo maglie alte e poi dopo torno di nuovo, vediamo se qui è troppo lontano. No, può andare bene. Questa era la maglia alta, quindi ne metto due. Pensa un po', questo qui è il tulip, eppure io non vorrei dire, ma con questo mi scappa molto meno il filetto, cioè mi scappa veramente molto meno. Ok, allora vediamo un po', qui ne piazziamo uno in mezzo, qui abbiamo la maglia, mezza maglia alta, vediamo di metterne uno qui se non c'è troppo buco. Ecco, quindi vai a sentimento. Hai presente a sentimento? Allora qui devo andare nella maglia alta e farne due. Ok, andiamo con calma, senza fretta, non bisogna correre in queste cose e soprattutto anche se ti fa arrabbiare un po' per entrare, piano piano. Usa sempre la calma quando facciamo questi lavori perché sono importanti e ne va della buona riuscita, no? Del nostro capo. Quindi per ora mi sembra mi sembra che stia andando bene. Continuo in questo modo, finisco il giro delle maglie alte e poi ti riprendo.
e dopo aver finito il giro di semplici maglie alte andiamo a riprendere il lavoro facendo 3 catenelle. Giriamo il nostro lavoro Opla. E adesso andiamo a fare una maglia a rilievo avanti e una maglia a rilievo dietro, quindi questa l'abbiamo già lavorata con le 3 catenelle, quella successiva la prendiamo da dietro, quindi la portiamo in avanti e lavoriamo una maglia alta molto semplice. Poi filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra quella appena lavorata e la successiva, così, prendo il filo e via con la maglia alta. Quindi ritorno a spingere la mia maglia in avanti, quindi filo sull'uncinetto, entro, vedi questa è la maglia da lavorare, entro con l'uncinetto dietro, la spingo in avanti, porto il filo in avanti, lo recupero e lavoro la maglia alta. E adesso indietro, quindi filo sull'uncinetto, entro proprio dopo la maglia lavorata, spingo la maglia da lavorare indietro, esco, prendo il filo, aspetta che si è inceppato qua, ma guarda, ok, aspettami, ok, quindi così prendo il filo e lavoro la maglia alta e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella maglia dopo questa che è lavorata, questa, filo in avanti e lavoro la maglia alta e quella indietro, spingo indietro. Ok, dobbiamo fare questo tipo di lavorazione per tutto il nostro giro. Quando torniamo indietro, perché sono giri di andata e ritorno, ovviamente per lo spessore del bordo che tu vuoi fare, fai finta che io sia già arrivata alla fine. Quando arrivi alla fine tirerai su 3 catenelle che praticamente sostituiscono la maglia alta e poi guarda, basta guardare il lavoro, quando vedi la maglia nascosta vuol dire che devi nasconderla ancora di più, devi fare quello che ti dice la maglia, quindi questa è nascosta, cioè dietro, filo sull'uncinetto, la spingi indietro, prendi il filo e lavori la maglia alta. Questa è in avanti, quindi vuol dire che la devi spingere in avanti, quindi entra dietro la maglia, metti il filo in modo tale da poterlo raccogliere e la lavori. Quindi di nuovo filo sull'uncinetto, questa vuole essere spinta indietro, quindi il ferro è sul davanti, vedi? Va sul davanti, va a spingere la maglia indietro. Lo prendi e lavori la maglia alta. E di nuovo questa è in avanti, cioè la spingi in avanti, e questa che è nascosta la spingi indietro. L'ultima maglia che troverai, 1, 2 nella terza, vai a fare una maglia alta, semplice, ok? E ti si formerà questa lavorazione, quindi continua così con questa lavorazione per l'altezza del bordo che a te occorre e stiamo facendo soltanto la parte sotto, poi dopo andiamo avanti per il resto. Quando avete fatto il bordino sotto del vostro gilet, dovete prendere, finite l'altezza che voi volete, e poi vi riagganciate proprio sopra il lato del bordino che avete fatto, ok, questo è il sotto, e tirate su le 3 catenelle, poi 3 catenelle e andate avanti nello stesso modo facendo una maglia alta ogni maglia che trovate. Qui è più facile perché avete proprio tutte le maglie, fino ad arrivare al vostro scollo,
dove nel centro dello scollo farete, proprio nell'angolo, farete 2 maglie alte nella stessa maglia. Continuate con la parte dello scollo frontale, e quando vi ritrovate in questo punto dove dallo scollo frontale si passa sulla spalla, io ho fatto una diminuzione a 3, quindi praticamente ho preso 3 maglie, una laterale, l'altra laterale e una centrale, e le ho chiuse insieme, quindi 3 maglie chiuse insieme. Poi ho continuato con la parte, questa è la parte dello scollo frontale, questa è la parte della nostra spalla, lo scollo sulla spalla. Qui ho fatto le diminuzioni nell'angolo, quindi 3 maglie chiuse insieme proprio nell'angolo, e ho fatto la stessa cosa, questa è la spalla, 3 maglie chiuse insieme anche prima di arrivare allo scollo dietro. Questo è lo scollo dietro, 3 maglie chiuse insieme, sempre, vedi, dove c'è questo angolo interno. Quindi ne ho presa una da un lato, una dall'altra e una centrale, e le ho chiuse insieme. Ok, questo è lo scollo dietro, e ovviamente va lavorato nello stesso modo anche la scollatura da questa parte. Quindi abbiamo qui la diminuzione, qui la diminuzione, sempre quando cambiano dalla schiena alla spalla, dalla spalla alla scolatura sul davanti, e ho fatto di nuovo 2 maglie alte nella scolatura davanti dove gira sul davanti. Ecco, queste diminuzioni le ripeterò ogni giro, ma non solo, non facendo più vedi, qui ci sono le 3 diminuzioni, non facendo più le 3 diminuzioni, ma diminuirò soltanto 2 maglie chiuse insieme. Quindi ora vi faccio vedere. Intanto inizio a fare il giro di ritorno, e quando arriviamo dove ci sono gli aumenti e le diminuzioni vi faccio vedere come faccio. Ecco, guarda, sono arrivata alla scolatura frontale, vedi? La scolatura frontale, dove qui avevo fatto i 2 aumenti, cioè l'aumento, ok? In una maglia ho fatto 2 maglie in modo tale che si incurvasse un pochino. Allora qui lavorerò, visto che sto lavorando in questo modo, no? Come abbiamo fatto la parte sotto, quindi a rilievo avanti e a rilievo indietro. Continuo a lavorare come se nulla fosse in questo modo, anche l'ultima maglia. Poi all'interno dove c'è, vedi, qui c'è la coppia dell'aumento, all'interno vado a fare 2 maglie, ok, e poi ripeto il mio bordino, quindi con una spinta indietro e una spinta in avanti, per capirci, quindi una rilievo dietro e una rilievo avanti, ok? E così mi farà questa sorta di curva, diciamo, e i prossimi giri lavorerete nello stesso modo, quindi lavorerete fino all'ultima maglia, e all'interno farete una coppia di maglie alte. Adesso proseguo fino a questo punto dove invece dobbiamo stringere. Ok, sono arrivata praticamente, questo, ripeto, è lo scollo sulla parte avanti. Sono arrivata proprio qui dove c'è, dove saliamo, no? Questo è lo scollo avanti, poi saliamo verso la spalla, e qui c'è la diminuzione a 3, vedi, 1, 2 e 3. Allora, guarda, questa e questa, 1 e 2, sono ancora da lavorare, però noi dobbiamo fare una diminuzione, quindi entriamo in questa maglia che avremmo dovuto lavorare in questo modo, lavoriamo questa maglia,
chiudiamo solamente 2, e la maglia a fianco chiudi solamente 2 e chiudiamo tutte e 3 e facciamo quindi una diminuzione da 2. Adesso questa invece noi la lavoreremo, ok, in questo modo. In poche parole dovete controllare di fare, per quanto riguarda la scolatura, perché giri nel miglior modo possibile, un aumento qui sulla punta e queste diminuzioni quando saliamo, quindi da questo punto, anziché 3 adesso ho fatto solamente una diminuzione, e la stessa cosa farò nel giro successivo. Una diminuzione verrà fatta anche qui, quindi 2 maglie chiuse insieme come vi ho fatto vedere. Una diminuzione va fatta anche dalla parte opposta, questa è la schiena, questa è la diminuzione che porterà alla spalla, quindi una diminuzione qui, una diminuzione sulla spalla, e quando arriviamo sulla scollatura davanti, in questo punto avete visto come ho fatto, cioè qui c'è la doppia coppia, quindi il primo aumento del primo giro, lavorerete come seguire il normale bordino e in mezzo aggiungerete 2 maglie, esattamente come vi ho fatto vedere. Arrivate giù, quindi lavorate sempre una dritta, una rovescio, arrivate giù e chiudete con una maglia alta sulla prima maglia alta del giro, 3 catenelle e tornate di nuovo indietro, ok? Perché il sotto, la parte sotto l'abbiamo già lavorata. Ogni tanto però controllate, indossatele, controllate se state andando bene, se ci sono troppe maglie, se ce n'è troppo poche, se vi tira, se ecco, deve andare bene piano piano. Non abbiate fretta di finire, cioè controllate ogni giro, controllate che il vostro gilet stia andando bene, che sia uguale sia da una parte che dall'altra. Ok, è importante perché altrimenti poi finite e non siete contenti, perché la bordura è importante, il primo colpo d'occhio va proprio sulla bordura. Quindi fatela con calma e ogni giro che fate controllate se state andando bene. Quando hai finito di realizzare la bordura su tutto il cardigan e stai pensando magari su tutto il gilet, scusami, stai pensando magari di realizzare il cardigan, hai bisogno ovviamente delle maniche che non ti mostro perché questo è un gilet, però ti spiego come fare. Io qui ho fatto semplicemente una leggera bordura sul gilet, come vedi. Ovviamente qui non lo vai a fare, e puoi o riagganciarti direttamente nella circonferenza della tua manica e quindi lavorerai la sequenza che abbiamo imparato in circolare e quindi realizzerai la manica, che però ha una diversità, cioè queste maglie ovviamente tu le vedrai in questo modo, quindi la manica sarà così, ok? In questo modo qui. Io invece quello che ti consiglierei è di fare una manica a sigaretta, cioè nel senso semplicemente dritta, quindi farai un altro pannello della lunghezza che va dal tuo polso o da dove decidi di realizzarla, quindi dal tuo polso alla spalla del tuo futuro cardigan, e realizzerai questo pannello rettangolare che chiuderai lateralmente e cucirai ovviamente dovrai farlo della dimensione, no, che hai lasciato del tuo scalfo, no? Ok? E che cucirai appunto il tuo scalfo mettendolo a rovescio. Secondo me è l'ideale perché così anche la manica avrà questo disegno. Quindi ti consiglierei, se vuoi fare il cardigan, di fare una manica che sia un rettangolo, quindi praticamente ricomincia di nuovo da capo
come abbiamo fatto con le catenelle, quindi parti dal principio del tutorial e fai un altro rettangolo che sia in base al braccio che vuoi realizzare, che sia per una bambina, una donna, un uomo, quello che sia. La bordura ovviamente la farai, se hai già fatto questo tipo di bordura per questo cardigan, la farai identica poi alla fine. Quando avrai cucito la manica fai alla fine la bordura che puoi restringere a fine bordura, quindi se abbiamo fatto una manica ampia così, con questo tipo di bordura facendo delle diminuzioni alla fine ti verrà un polsino più piccolino e secondo me viene veramente incantevole. Io ho fatto tutta la bordura, l'ho finita, mi piace tantissimo, ho fatto bene a far così perché è proprio in tono, proprio mi piace come sta. Ho messo poi alla fine dei bottoni, ok? Non ho fatto le asoline perché vado direttamente nei fori che, vedi, nei fori della lavorazione, però se tu vuoi fare le asoline e semplicemente come fare il taschino, come ti ho mostrato per fare il taschino, tu salterai una maglia, 2 maglie, 3 maglie in base alla dimensione del bottoncino che tu hai, saltando quelle maglie le recupererai il giro successivo. Ok, quindi è semplicemente questo fare una solina. Io non l'ho fatta perché non ero ancora decisa se mettere o no il bottoncino. Alla fine ho deciso di metterlo e di utilizzare gli spazi che ci sono tra il lavoro e l'altro. Certo, dovrò stare attenta quando le abbottono perché non è un buco già inserito, no? Devo stare più attenta, però ho deciso di far così, ero incerta se mettere o no i bottoni e quindi va bene, ecco, mi sono arrangiata, diciamo così. E comunque è venuto un magnifico Saturno. Il nome Saturno l'ha deciso mio marito perché guardandolo ha detto, caspita, assomiglia ai colori di Saturno ed effettivamente è proprio così. E quindi è un nome centrato per questo gilet barra cardigan. Spero che vi sia piaciuto realizzarlo con me. E, continuate a seguirmi, io spero di ritornare molto presto e se ti fa piacere, a me lo farebbe tanto, registrati, non ti costa nulla registrarti al mio canale e opziona la campanellina così rimarrai sempre informata o informato sui nuovi tutorial. Grazie, a presto!